Si è aperto ormai da tempo un vero e proprio caso intorno a Joaquin Correa, ceduto dall'Inter al Marsiglia a fine agosto in prestito con diritto di riscatto, ci ricordiamo credo tutti. Ecco, l'argentino purtroppo non è riuscito nemmeno in Francia ad invertire la tendenza e superare le difficoltà che lo hanno colpito fin da quasi l'inizio della sua avventura all'Inter e che tuttora stanno continuando. In questo episodio di oggi quindi facciamo un punto della situazione sulla stagione di Correa a meno di 2 mesi dalla fine appunto della stagione e vediamo quali possono essere gli scenari in vista dell'estate, anche in funzione di un possibile ritorno all'Inter. Ben ritrovati allora amiche e amici passione interisti. Come sempre, prima di partire e andare veloci nel nostro contenuto, vi chiedo di lasciare un click sul tasto mi piace qui sotto e iscrivervi al nostro canale, così non vi perdete anche tutti i prossimi contenuti. Cominciamo con un punto rapido di quella che è stata la stagione di Correa al Marsiglia da quel 25 agosto 2023, data dell'ufficialità del suo passaggio in Francia, fino ad oggi. Dicevamo quindi 25 agosto 2023 ufficiale il passaggio di Correa al Marsiglia e nonostante la stagione molto negativa dalla quale arrivava all'Inter, l'accoglienza dello stadio Velodrome di Marsiglia è stata quasi inspiegabilmente, direi, calorosissima. Tanti cori, tanti applausi, tutti per lui, che nel momento dell'accoglienza era sembrato infatti un pochino sorpreso inizialmente di questo grande entusiasmo, però sembravano esserci quindi tutte le premesse, i presupposti per una stagione diversa e ovviamente si sperava più positiva. Dopo circa un mese, verso metà settembre, il Marsiglia aveva cominciato bene la stagione con 9 punti in 5 partite, un terzo posto momentaneo e ancora nessuna sconfitta all'attivo, fino a quando però il tecnico Marcelino in panchina si dimette e con lui lo fa anche un pezzo importante della dirigenza. Questo è stato un primo episodio, un vero terremoto per l'ambiente che ha cominciato a minare le basi di una stagione che era partita benino e che poi è andata a calare. Al posto di Marcelino è arrivato Gattuso e la squadra purtroppo ha iniziato a zoppicare con Correa, che tra l'altro fino a fine novembre ha giocato ma di fatto solo spezzoni di partite, fino a quando non è arrivato poi l'ennesimo infortunio della sua storia recente, diciamo così, un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per alcune settimane. Torna infatti a disposizione del Marsiglia verso fine gennaio, giocando una decina di minuti abbondanti contro il Monaco. Da quel momento, dal momento del suo ritorno a disposizione, 8 partite totali per Correa, 8 partite totali giocate al Marsiglia, 6 panchine di Correa e 2 sole presenze rispettivamente per 1 e 7 minuti. Quindi il minutaggio è stato veramente molto poco, e il 20 febbraio in tutto questo viene esonerato anche Gattuso, quindi c'è il terzo cambio di allenatore in casa Marsiglia, con la squadra che viene affidata al francese Jean-Louis Gasset. Arriviamo oggi molto rapidi. Il Marsiglia oggi si trova al settimo posto, a meno 10 dal terzo posto, che è la prima posizione utile in Ligue 1 per la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Nel 2024 sono state 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per il Marsiglia. La cosa curiosa è che le 3 vittorie sono state consecutive e sono stati i primi 3 risultati della gestione Gasset, che sembrava infatti aver dato una sgasata alla stagione del Marsiglia con queste prime 3 vittorie anche inaspettate per certi versi, a cui però sono seguite 2 sconfitte, e quindi il Marsiglia è tornato in quell'andamento un po' ad alti e bassi, a montagne russe, che l'ha caratterizzato fin dall'inizio. In tutto questo, in tutta questa stagione, Correa ha accumulato 563 minuti totali, di cui in tutto il 2024 sono solo 20. In questi primi 3 mesi abbondanti del 2024, 20 minuti in campo per Correa. Purtroppo 0 gol e 0 assist in totale. Sono numeri che, se possibile, sembrano ancora più deludenti, anzi sono ancora più deludenti e desolanti di quelli che ha messo insieme all'Inter, in particolare la scorsa stagione, che è stata la peggiore, direi. Perché facevo riferimento però alla distanza tra la posizione del Marsiglia e il primo posto utile per la qualificazione diretta alla prossima Champions League? Perché, come molti di voi immagino si ricorderanno, l'operazione che ha portato Correa dall'Inter al Marsiglia era un prestito oneroso a 2 milioni di euro
con un diritto di riscatto fissato a 13 che diventa obbligo, con un piccolo sconto peraltro sulla cifra dei 13 milioni, di un paio di milioni circa, diventa obbligo in caso di qualificazione diretta alla prossima Champions League. In campionato, quindi, il Marsiglia dovrebbe arrivare almeno terzo, perché in Francia non si qualificano le prime 4, ma la quarta fa i play-off, che però non rientrano, diciamo, all'interno di questo accordo. Qualora il Marsiglia arrivasse quarto, non scatterebbe, diciamo, l'obbligo di riscatto automatico. Quindi in quest'ottica, tenuto conto che mancano, se non sbaglio, 7 partite alla fine di questa stagione, i punti di distacco non sono pochi e il Marsiglia non dà l'impressione di essere in procinto di fare una cavalcata trionfale in queste ultime 7 partite, la situazione in campionato mi verrebbe da dire che è quasi compromessa. Però può venire incontro, in questo caso, l'Europa League, perché devo dire che il Marsiglia, almeno in Europa League, finora ha fatto abbastanza bene. Ha passato un girone con Brighton, Ajax e AEK Atene come seconda, girone non facile sulla carta. Ai 16esimi ha eliminato una squadra di tradizione in Europa come lo Shakhtar Donetsk, e ai quarti di finale il Villarreal, peraltro rischiando molto, perché dopo la vittoria per 4-0 all'andata, al ritorno ha perso 3-1 e quindi ha sfiorato uno psicodramma, una rimonta abbastanza clamorosa, però è comunque passata è passata al turno successivo. Questi erano gli ottavi, non i quarti. Ai quarti di finale invece affronterà il Benfica, sorteggiata quindi con il club portoghese. In caso di passaggio del turno, in semifinale però incontrerà la vincente di Liverpool-Atalanta, e il Liverpool, a detta di molti, per non dire tutti, è la grande favorita di questa Europa League, laddove dall'altra parte si trovano tra l'altro Milan e Roma, dall'altra parte del tabellone. Se il Marsiglia dovesse vincere l'Europa League e quindi qualificarsi in automatico alla successiva edizione della Champions League, a quel punto scatterebbe ugualmente il riscatto obbligatorio del cartellino di Correa. Mi verrebbe da dire che ad oggi, tenuto conto delle due competizioni, forse noi tifosi interisti dovremmo sperare più nell'Europa League, anche se è molto difficile, perché il Marsiglia, anche dovesse passare il turno appunto nella prossima sfida contro il Benfica, verosimilmente si troverebbe davanti il Liverpool, con tutto il rispetto per l'Atalanta, e lì, soprattutto in una doppia sfida, è veramente molto complesso. Quali sono quindi le prospettive future, tenuto conto di tutto questo? Innanzitutto a Marsiglia, al di là di quella che è stata, come vi dicevo prima, l'accoglienza calorosa che ha ricevuto, anche la tifoseria del Marsiglia ha cominciato abbastanza in fretta a non vedere di buon occhio Correa. Ricordo negli scorsi mesi anche alcuni tweet sui social di tifosi del Marsiglia che appunto ne parlavano male, e ad oggi io credo che se non dovesse scattare questo obbligo di riscatto, trovo molto complesso che il Marsiglia decida di esercitare il diritto di riscatto per un giocatore che è stato quasi un fantasma per tutta la stagione e per il quale andrebbero investiti da accordi non pochi soldi, perché 13 milioni di euro non sono proprio una cifra così banale per un giocatore di questo tipo. A questo punto, quindi, se non dovesse scattare l'obbligo di riscatto, credo proprio che Correa tornerà all'Inter. E a quel punto cosa ne sarà di lui? Io vi faccio un breve riepilogo di quella che è la sua situazione a livello economico sul bilancio dell'Inter. Il contratto di Correa scade il 30 giugno 2025, il residuo a bilancio, essendo l'ultimo anno di contratto, sono circa 8 milioni di euro, per uno stipendio che è intorno ai 3 milioni netti, e quindi i 6 milioni lordi abbondanti, 6,3, 6,4 più o meno. A livello di ingaggio non sono cifre banali per un giocatore che all'Inter oggi sarebbe, credo, l'ultimo delle gerarchie o giù di lì. Il residuo a bilancio non è altissimo, non come l'anno scorso, 2 anni fa, quando si superavano anche i 15 milioni di euro, se non di più, però sono comunque delle cifre non banali. Dovesse tornare, è chiaro che l'Inter proverà a piazzarlo, tenuto conto che trovare un compratore dopo questi ultimi anni di carriera, dopo quest'ultimo in particolare al Marsiglia, un compratore quantomeno nel calcio importante sarà complicato, e in particolare, avendo un solo anno di contratto rimanente, non si potrà fare un altro prestito, perché come sapete, quando il contratto di un giocatore scade il 30 giugno dell'anno successivo, non si può piazzarlo in prestito, a meno che non si decida di rinnovare il contratto
probabilmente di un solo anno, per ragionare su un altro prestito. Non escludo che l'Inter possa farlo, perché l'abbiamo già visto fare anche in passato, anche per giocatori che erano più o meno nelle condizioni di Correa, però ecco non lo so, non so se si deciderebbe di percorrere questa strada. Per non far minusvalenza, come vi dicevo poco fa, l'Inter dovrebbe cercare di venderlo per non meno di circa 8 milioni di euro, anche se anche qui io non escludo a priori che l'Inter non possa valutare anche una piccola minusvalenza. Lo ha fatto per esempio proprio l'estate scorsa con Robin Gosens, un giocatore che all'Inter non ha fatto benissimo, ma che come prospettive, come status non era e non è paragonabile a Joaquin Correa. L'Inter in quel momento si è trovata nella condizione di poter accettare un'offerta non così diciamo contenuta a livello economico, che le avrebbe fatto fare una piccola minusvalenza, se non sbaglio intorno ai 2 milioni, mi sembra di ricordare, e poi con un colpo, quello di Carlos Augusto, che era già stato un accordo che era già stato trovato con il Monza, quindi l'Inter ha deciso facciamolo e chiudiamola qui. Ecco, non escludo che la stessa cosa possa accadere con Correa. Ipotizzo che arrivi un'offerta, che ne so, 5 milioni di euro, una roba del genere, 5-6 milioni, l'Inter potrebbe anche dire faccio minusvalenza di 2-3 milioni, però allo stesso tempo incasso 6 milioni, evito di perderlo a zero l'anno prossimo e mi risparmio anche un ingaggio non banale. Non sarebbe nemmeno, secondo me, una cattiva idea, tenuto conto della situazione. Chiaro che a tutti piacerebbe piazzarlo e facendo magari anche una piccola plusvalenza, però la vedo molto complessa in questo momento. Sappiamo poi che l'Inter, ve lo stiamo raccontando ormai da settimane, per la prossima stagione sta lavorando per costruire un pacchetto di attaccanti fatto di intanto 4 figure forti e di alto livello, e la conferma è nella scelta per esempio di Taremi, che ormai vi raccontiamo da tempo come terzo attaccante già blindato, alle quali aggiungere, se possibile, questo andrà valutato, anche un quinto uomo. In questo senso, in queste settimane, un po' tra il sorriso e l'opinione seria, ho letto anche alcuni commenti che di alcuni tifosi che dicevano: "Magari il quinto lo fa proprio Correa in questa situazione". Soluzione che francamente io trovo poco probabile, intanto perché, come abbiam visto, per fare la quinta punta Correa costa tanto, già solo di ingaggio 3 milioni netti, più di 6 lordi per una quinta punta, non so nemmeno se li concedano club come il Real Madrid e il Manchester City, di certo non l'Inter, quindi già per questo la vedo complicata. E poi sia che alla fine si vada su un giovane, sia che si decida di andare su un giocatore esperto, credo che l'Inter, in caso decida di fare un quinto attaccante, voglia comunque un profilo affidabile. Affidabile sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale del profilo di giocatore. Una cosa che purtroppo Correa non è stata. Non è mai stato, né quest'anno al Marsiglia e nemmeno negli anni all'Inter. Tra l'altro mi viene anche da dire, se c'è un modo per provare a recuperare un giocatore come Correa, che ad oggi mi sembra veramente mentalmente finito in un tunnel da cui è complicato uscire, che sia l'Inter o che sia un altro club, se c'è un modo per provare a recuperarlo, non credo che sia quello di prospettargli una stagione da riserva delle riserve, quindi da quinta punta per esempio all'Inter, con un impiego che sarebbe col contagocce, in cui cercare di fare fuoco e fiamme in quei pochi minuti che di tanto in tanto gli verrebbero concessi. Non mi sembra esattamente il giocatore ideale per pensare che possa ritirarsi su, risollevarsi in una situazione come questa. Vedremo quindi che cosa ne sarà di Correa. Noi teniamo incrociate le dita per queste ultime settimane di stagione, soprattutto, come dicevo, per l'Europa League, anche se è piuttosto complessa anche lì. Voi intanto fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa situazione. Non vi chiedo cosa fareste di Correa, perché so già che praticamente tutti votereste per la cessione, però ditemi un po' cosa ne pensate, se siete speranzosi rispetto a questo finale di stagione con il Marsiglia. Vi aspetto poi anche nel club di Passione Inter per continuare a parlare di questo e di tanti altri temi e per viverci insieme questo finale di stagione che si prospetta scoppiettante. www.passioneinter.club, mi raccomando. E infine, come ogni volta, per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio proprio qui un altro approfondimento da recuperare.